Primo video dell'anno, primo aggiornamento sulla legge riguardo alla monoruota. Sì, ne sono successe delle belle e, come avrai capito dalla copertina, sono stato sanzionato anche io. Ma prima di sapere come andrà a finire, lo so che stai già pensando di skippare alla fine, ti consiglio di seguire tutto il video. Io cercherò di essere conciso, ma tu non saltare alla conclusione, perché significa poi non capire le motivazioni ed il ragionamento. Piuttosto salvati il video per quando hai tempo di ascoltarlo e quindi con calma, siediti, rilassati, perché ci sono tante novità. Circa un anno fa spiegavo come il codice della strada non consideri minimamente la monoruota e anzi sembri specificarne un divieto generico, vietando tutti i mezzi non previsti da un certo decreto. Faccio un breve recap dei punti fondamentali di quel video per poter poi proseguire con quello che è successo. Nello specifico parliamo della legge 177/2024 che è entrata in vigore il 14 dicembre 2024 appunto. Questa norma ha riordinato la micromobilità e promesso grandi cambiamenti per i monopattini elettrici, dotarli di targa, inserire l'obbligo del casco e imporre un'assicurazione, questo oltre agli obblighi che nessuno lo ricorda ma che esistevano già, luci anteriori, posteriori e frecce. E per la monoruota rimanevano soltanto tanti interrogativi aperti su una frase che riporto per completezza. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 800. A fine 2024 ho iniziato a far parte del tavolo tecnico per la circolabilità della monoruota, d'ora in avanti solo tavolo tecnico, cioè una riunione permanente tra le 3 associazioni di monoruota in Italia che ha lo scopo di elaborare le interpretazioni delle norme sulla micromobilità, proporre quando possibile delle nuove norme alle autorità pubbliche, assistere i monorotisti qualora interessati da sanzioni ed effettuare un censimento dei monorotisti italiani per motivare alle autorità le proprie proposte. Con il tavolo tecnico abbiamo analizzato la legge e ragionato su come possa essere interpretata, giungendo alla conclusione che per stabilire quali sono i dispositivi che non possono circolare occorre fare riferimento ad un decreto che definisca una nuova sperimentazione, in quanto quella precedente ormai è scaduta e dunque evidentemente questo decreto è ancora tutto da scrivere. Dopo oltre un anno non sono arrivati i decreti necessari. Già dal tema dei monopattini elettrici, per la targa prevista occorrevano ben 3 decreti, ne abbiamo visti soltanto 2. Le imprese di assicurazioni chiedevano la targa del monopattino, senza la quale non intendevano stipulare le polizze. E quindi, alla fine, ad oggi, i monopattini che circolano sono senza targa, senza assicurazione, impossibilitati ad avere sia l'una che l'altra, e chiunque osservi il traffico oggi può verificare che oltre il 90% dei monopattini circolanti non ha frecce, non indossa il casco, senza contare quelli che girano in 2 o addirittura quelli con il sellino. E per noi monorotisti tantomeno è arrivato un decreto sulle sperimentazioni. Nell'attesa appunto di un decreto si prolunga però il limbo iniziato ben 5 anni fa. Tuttavia, attenzione! La monoruota, per la legge italiana, continua ad essere un dispositivo di micromobilità riconosciuto dal decreto ministeriale del 4 giugno 2019, che è ancora il documento valido per definire le caratteristiche dei monopattini e dei monoruota. Ma, sempre riassumendo il mio precedente video, non tutte le autorità sono dello stesso avviso e il Ministero dell'Interno e il Comando della Polizia Municipale di Roma, ad esempio, hanno emesso una propria circolare dove segnalavano che la monoruota fosse ritenuta illegittima e quindi sanzionabile. Inoltre segnalavo come, dopo diversi mesi dall'entrata in vigore, non fosse ancora giunta notizia di multe a monorotisti. Dopo qualche tempo, però, da quel video, sono cominciate ad arrivare le prime sanzioni e anche qualche sequestro. Fine del recapone. Da marzo 2025 ad oggi, per quanto a conoscenza del tavolo tecnico, sono state comminate 11 sanzioni in diversi contesti, dal comune di Collegno, dell'area metropolitana di Torino, alle grandi città tra cui Milano, Roma, Genova, Palermo e Parma. Il quadro però non è così nero. Su centinaia di monorotisti che ogni giorno usano la monoruota in Italia, solo 11 sono stati sanzionati e solo 4 hanno subito la minaccia della confisca, che si traduce poi in un sequestro con una custodia affidata al proprietario della monoruota stessa. Va notato che sono stati segnalati avvertimenti, cioè persone fermate ma non sanzionate,
e addirittura un episodio al contrario, documentato, di un rappresentante delle forze dell'ordine che ha confermato la nostra tesi, cioè che la monoruota non è normata e non realmente sanzionabile, ribadendo comunque di fare attenzioni con casco e protezioni. No, ma per carità, puoi andare con questo, però ma adesso a proposito, ma si può andare con questo? la normativa parla solo dei monopattini, fai bene ad indossare il casco, Sì. ancora ad oggi non c'è una normativa chiara su questa roba qua. Ok, Mi metto un attimo là, siamo a posto. grazie mille, buona serata. Durante le riunioni si è ragionato appunto su questi casi, aiutando la persona sanzionata nella comprensione della situazione e con dei consigli via via sempre più solidi su come agire. In specifici casi è stato anche disposto un sostegno economico per le spese di un avvocato, con lo scopo di creare dei precedenti che potessero aiutare appunto tutta la comunità di monorotisti. Ed io nel frattempo ho girato in monoruota, diciamo normalmente, come al solito, facendo sempre molta attenzione alle regole del codice della strada, incrociando e salutando in diverse occasioni anche le forze dell'ordine. Salve! Stivali da spalla, amico! Accosta il veicolo sul lato della strada! E dopo diversi mesi, però, alla fine è successo anche a me. Mi ha fermato la polizia locale di Vicenza in pieno centro, facendomi un verbale con sanzione amministrativa. Faccio notare come il tutto si sia svolto in assoluta tranquillità e rispetto, sia mio nei confronti dell'autorità, sia loro nei miei confronti. I toni sono stati sempre molto pacati e tranquilli e non ho mai percepito una situazione di abuso. Tutt'al più un po' di ignoranza sull'argomento da parte loro, in quanto comunque, per mio interesse, credo di aver approfondito l'argomento più di loro. Ho sostenuto appunto la nostra tesi. I mezzi non sono normati perché manca il decreto, previsto ma non ancora emesso. In assenza di tale decreto la monoruota non è vietata. Ho anche mostrato come fosse un mezzo sicuro e come io fossi dotato di protezioni, casco e assicurazione specifica. Signore, no, aspetta, no, signore, no, non beva... No, niente da fare. Alla fine a nulla è valso il mio sforzo ed è stato scritto comunque un verbale con sanzione amministrativa. Io però ho fatto scrivere le mie ragioni in una serie di punti, citando vari articoli che sono stati riportati nero su bianco direttamente sul verbale. E non ti nego che al termine, in cuor mio, un po' di amarezza erano riusciti a infonderla. E per un istante mi sono sentito un piccolo Davide davanti a Golia, ma vista la sanzione comunque piuttosto salata di 266 euro, mi sono rivolto al tavolo tecnico che ha attentamente analizzato il mio caso, valutando quanto fosse emblematico. Un eventuale risultato positivo sarebbe stato di esempio per poter attuare strategie simili in altri casi attuali o futuri. Ecco, se fossi stato fermato in un'infrazione del codice della strada, questo sarebbe stato viziato. Insomma, la sanzione era pura e semplice, rivolta esclusivamente alla circolazione in monoruota. E così il tavolo tecnico, del quale io ho preso temporaneamente le distanze per non andare in conflitto di interesse con questa decisione, ha deciso di sostenermi, aiutandomi con le spese legali per fare un nuovo ricorso pilota. Io ho quindi trovato un avvocato e, per fortuna, ne conosco uno che da anni mi vede girare col monoruota e con il quale in passato già avevo accennato al tema della legalità. Dopo che l'ho contattato raccontandogli la situazione e dopo le sue ricerche, lui stesso si è reso conto di quanto fosse emblematico il nostro caso e di quanto fosse importante a livello nazionale fare chiarezza su questo tema. In fin dei conti stiamo andando verso delle politiche green? O è solo fatto per determinati settori e non per altri? Stiamo sempre parlando del mezzo di trasporto elettrico più efficiente, in assoluto. Faccio 70 miglia a gallone con questo bolide. Quindi ho messo in contatto l'avvocato con il tavolo tecnico, che gli ha anche fornito parecchia documentazione per ragionamenti e anche per l'esperienza maturata affrontando i casi precedenti. L'avvocato, che io ringrazio pubblicamente in questo video, ha redatto quelli che molti hanno definito degli ottimi scritti difensivi al comune di Vicenza, in quanto sì, il verbale è stato emesso dalla polizia locale. Nel ricorso si fa notare in primo luogo come il mio comportamento fosse assolutamente estraneo a qualsiasi causa di pericolo e rispettoso del tratto di strada percorsa. In secondo luogo, di come sia stata comminata una sanzione amministrativa utilizzando il modulo per le contravvenzioni del codice della strada. Sì, non lo sapevo neanch'io, ma sono due cose molto diverse, per cui tutte le indicazioni relative al possibile ricorso e al pagamento della sanzione sono fuorvianti. Ma il cuore di tutto è il vuoto normativo che avvolge noi monorotisti. Si è fatto appello al principio di legalità e libertà. Ai cittadini è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato e la norma al momento non vieta esplicitamente l'uso della monoruota. Mentre al contrario, per la pubblica amministrazione,
È vietato ciò che non è espressamente autorizzato dalla legge. Pertanto non può sanzionare senza che la legge esplicitamente lo preveda. Infine, nel ricorso viene evidenziato come il mio comportamento sia stato anche conforme alla sicurezza mia personale, con casco, specchietto, luci e indumenti di protezione, oltre che ad un'assicurazione, come ho già detto prima, che ho appositamente stipulato. Sì, io lo sapevo che la situazione avrebbe potuto inasprirsi con un aumento della sanzione e un possibile ricorso al giudice di pace. E infatti, ho ottenuto una risposta estremamente positiva dalla polizia locale di Vicenza. E di botto ti fai perdonare completamente! La sostanza si concretizza con le frasi: a seguito di approfondimenti d'ufficio svolti successivamente alla contestazione della violazione e resasi evidente la legittimità della circolazione del dispositivo di micromobilità elettrica oggetto della vicenda, si precisa che gli agenti accertatori hanno predisposto, già loro in autonomia prima del mio ricorso, proposta di archiviazione al signor prefetto di Vicenza, stante l'insussistenza della violazione. E poi continua: alla luce dei principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, appare inopportuno avviare il procedimento di opposizione, cioè non perdiamo tempo. E conclude infine con la richiesta, il cui contenuto, oltre che condivisibile, ricalca in parte la proposta di archiviazione fatta al signor prefetto, rimane tuttavia agli atti. Ok, commentiamo un secondo questa risposta. Nice. Allora, come scrivono, già prima del ricorso loro stessi avevano chiesto l'archiviazione e io posso ragionevolmente pensare che sia merito dell'opposizione che ho fatto scrivere a verbale. Quindi chiedono di non perdere tempo e risorse per opporsi ad una richiesta di cui loro stessi condividono, parole testuali, parte del contenuto, cioè il mio ricorso. Ma qui la frase da incorniciare è tra le prime righe. Resasi evidente la legittimità alla circolazione del dispositivo di micromobilità elettrica oggetto della vicenda. Io mi ci farò una maglietta, scrivimi nei commenti se ti interessa che se raggiungo un tot di richieste ci sta che si possa realizzare. Ora, da questo risultato ho ripreso a circolare liberamente e con un grande senso di civiltà. Ecco, che sia chiaro, la mia reazione non è stata giro adesso come un pazzo, ma piuttosto continuo a girare nello stesso modo di prima, con tutte le regole del codice della strada e del buon senso, però senza la preoccupazione e l'ansia di essere fermato. Ora, paradossalmente, mi è capitato di nuovo e proprio qualche giorno fa. Giuro, non me la sono andata a cercare, non l'ho fatto apposta. Girando per Padova l'altro giorno con i miei amici, siamo incappati di nuovo nella polizia locale e di nuovo io sono stato fermato. Ma stavolta ero molto più forte e determinato in ciò che dicevo e ho fatto capire loro come sta la situazione, sentendomi più preparato ancora di loro su questa materia, non per farmene merito, semplicemente come ho detto prima perché la vivo quotidianamente e l'ho approfondita. E anche qui ribadisco che rispetto e cortesia sono stati alla base del dialogo che ho avuto con la polizia locale, che ha comunque ascoltato e alla fine anche dato fiducia a tutto quello che dicevo. E ho riferito loro di come avessi già affrontato da pochissimo questo problema e di come la stessa polizia di Vicenza, loro vicini di casa, avesse dato ragione a me, a ciò che sostenevo. E continuavo inoltre a rendermi disponibile qualora ritenessero comunque di dovermi fare la sanzione, ricordando però loro quale fosse la conclusione del comando della polizia di Vicenza. Non perdiamo tempo. Avrebbero solo fatto perdere tempo all'amministrazione locale. Questo secondo incontro quindi alla fine si è risolto con una cortese chiacchierata. Li ho anche invitati a vedere il mio canale e nel qual caso, se stessero guardando questo video, li saluto veramente. Li ringrazio ancora della loro cortesia e anzi apro una doverosa parentesi. Se voi monorotisti vi trovate in questa situazione, ricordatevi che le forze dell'ordine sono persone che lavorano e che hanno a che fare quotidianamente con situazioni difficili. Quindi mi raccomando, portate sempre un grande rispetto. Ora però dai discorsi fatti con loro sono emersi anche dei luoghi comuni assolutamente infondati, come ad esempio che la sperimentazione fosse finita con l'esito che la monoruota è pericolosa. No, non è vero. Purtroppo la sperimentazione è finita con nessun risultato, se non con una grande diffusione dei monopattini elettrici. In realtà non dovuta alla sperimentazione, ma semplicemente al fatto che sono mezzi estremamente facili ed economici, tanto diffusi che vengono percepiti da molti come un problema, ed ecco perché
Dall'anno scorso il codice della strada li penalizza in maniera pesante. Non parliamo poi di bici elettriche con acceleratore e bici elettriche a forma di scooter con due pedalini che fanno ridere. Ecco, quelli sembrano fatti apposta per aggirare le normative. Ma torniamo alla monoruota. La mia è stata una piccola grande vittoria, che però può aiutare tutti noi. La legge non vieta la monoruota, che è tuttora un dispositivo di micromobilità riconosciuto dal decreto ministeriale del 4 giugno 2019 e nel caso in cui le forze dell'ordine ti contestino l'illegittimità a circolare, potrai far valere le tue ragioni, ma soltanto se hai modo di fronteggiare chi ti vuole imporre una sanzione illegittima. È per questo che in passato abbiamo creato un piccolo vademecum che ora però stiamo aggiornando con questo grande risultato. Dove puoi trovarlo? È facilissimo, basta chiederlo. La realizzazione di questo lavoro è stata possibile grazie al contributo del tavolo formato da appassionati, rider con esperienza, tutti non retribuiti di cui io faccio parte, e dai professionisti che abbiamo coinvolto, che ci hanno supportato per queste battaglie e che ci assisteranno anche probabilmente nelle prossime. Perché sì, lo sappiamo, ce ne saranno altre. Ecco, mi sembra giusto, in cambio di un aiuto importante, fare una donazione per sostenere le spese vive del tavolo tecnico, cioè quegli investimenti economici diretti ai professionisti esterni al tavolo che si sono impegnati per la libera circolazione del monoruota. A fronte della donazione riceverai il vademecum, da stampare o da tenere sul telefono, formato da una parte chiara e concisa con scritto con esattezza cosa dire in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine per evitare la sanzione e nel caso comunque si proceda alla sanzione che cosa far scrivere sul verbale per poter far valere le proprie ragioni. Qua pare che ogni cosa uno non si può muovere che questo e quello è pure per te. Oh! Inoltre troverai una parte riassuntiva, generica, della situazione legislativa italiana e i riferimenti alle norme citate per approfondire ed essere pronti a fronteggiare eventuali illazioni sostenute da chi vuole sanzionarti. Si dice che la legge non ammette ignoranza ed è qui che possiamo farci forti. Il vademecum è un riassunto pronto per non farti trovare impreparato davanti a un'ingiusta sanzione e una piccola somma. In realtà è un grande investimento per il nostro futuro. Ripeto, queste informazioni sono il vero valore del tavolo tecnico e grazie al lavoro dei suoi componenti, affiancati dai legali e dai professionisti coinvolti, che stiamo ottenendo risultati importanti per tutti. Inoltre, con una piccola donazione avrai accesso ad un gruppo Telegram per contattare direttamente il tavolo tecnico, non tanto per chiedere aiuto in diretta in caso di fermo o sanzione, per quello ci sarà il vademecum, ma per poter raccontare in dettaglio come si è svolta la situazione, condividere documenti e soprattutto avere comunque il nostro supporto per sapere come opporti alla sanzione. Inoltre, se lo vorrai, il tuo caso verrà valutato e, se ritenuto tale da costituire un nuovo precedente, sarà possibile avere un sostegno economico per le eventuali spese legali. Perché se come tutti noi rispetti il codice della strada e ti comporti in maniera sana, rispetti il buonsenso e l'incolumità tua e quella degli altri mentre usi il monoruota, allora è giusto che anche tu abbia la tranquillità di non essere sanzionato e delle persone che ti sostengano, come ho avuto la fortuna di avere io. Senza il loro supporto e i loro consigli, infatti, molto probabilmente, la tentazione, e parlo per esperienza diretta, sarebbe stata quella di pagare una multa ingiusta, togliendomi però il pensiero. Ora sai quali sono i tuoi diritti e sai che esistono e io ne ho provato sulla mia pelle la solidità. Possono e dovrebbero essere fatti rispettare dai superiori di chi eleva una contravvenzione o dal giudice nei casi più gravi, ma dobbiamo ancora fare tanta strada. Le contravvenzioni e i verbali spesso sono basati su presunte violazioni diverse, che richiedono un'analisi fatta caso per caso, quindi dovremo collezionare vittorie per le diverse casistiche. Ciascuno di noi deve fare la sua parte, sostenendoci tra di noi, anche facendo una piccola donazione volontaria per permettere al tavolo di proseguire il lavoro a difesa di tutti e ciascuno di noi. E per aiutarci non intendo passarci il PDF del vademecum a sbafo, perché lo sappiamo come funziona il karma, no? Vince il saggio! Se il vademecum hai rubato, la polizia ti ha fermato, la ruota hai bucato e il moped si è bruciato. Io verso già 50 euro, una cifra tonda meno importante dei quasi 270 di sanzione e con la garanzia del sostegno di persone che ci possono aiutare in una situazione che nessuno di noi vuole vivere più in solitudine. Siamo in conclusione e ti voglio lasciare con una bella notizia bomba. Sto proponendo il monoraduno nazionale sui Monti Iberici di Vicenza,
Che ne dici? Si arriva facile col bus, col treno e con l'auto. E come si vede dall'inizio del video, sta girando qui dietro, sto studiando dei bei percorsi, panoramici in relax, ma anche enduro per i più temerari. Ditemi cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti. Condividete e sostenete, ma che dico, sosteniamoci, siamo sempre noi quelli della monoruota, giusto? Alla prossima!